Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone o Luna o Venere in Leone solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di ottobre 2025, considerando i transiti planetari principali che mi sono scritta, tra cui abbiamo Mercurio Scorpione, Luna piena in Ariete, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario che torna diretto, Luna nuova in Bilancia, Nettuno retrogrado che torna in Pesci. E poi abbiamo il 14 ottobre Plutone in Acquario torna diretto, riattivando un ciclo di trasformazione profonda dopo mesi di revisione. È come se fosse la strada sgombra verso il cambiamento che è libero da ostacoli. Quindi, detto questo, partiamo con una bellissima croce celtica dove andremo a esaminare tutte le aree della tua vita: lavoro, finanza, famiglia, affetti, salute, relazioni, una parte dedicata apposta all'amore. E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita da unire ai 21 giorni che trovate sotto l'info box in descrizione per realizzare tutti i vostri obiettivi. Quindi è il rituale per te per questo mese affinché la tua energia, la tua missione venga canalizzata nel modo perfetto. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo. Leone. Croce celtica, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Qualcuna di voi sta avendo a che fare con un toro. Mi risuona nella testa toro, 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 toro. Vabbè, in qualsiasi ambito, non lo so, mi risuona nella testa toro, toro. Vabbè. Poi mi darete conferma. Vediamo, o avrà a che fare con un toro, va bene, insomma, concentriamoci su di te, Leone, croce celtica per il mese di ottobre 2025. Allora, energia attuale con la quale entriamo in ottobre, ostacolo, sfida principale, le radici della situazione, cosa è successo nel mese di settembre o le settimane passate, i primi 15 giorni di ottobre, la seconda parte di ottobre, dal 15 in poi, il tuo approccio, le influenze esterne, speranze o paure e risultato finale. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Aspettate, devo sistemare perché devo vedere tutto preciso. Mia ascendente Vergine. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Ottobre 2025. Allora, come entriamo a ottobre? Andiamo a vedere. Con una bellissima energia del 3 di coppe. Ti vedo entrare in questo mese con gioia, con entusiasmo, desiderio di condivisione. Il 3 di coppe qua indica che vivrai dei momenti di socialità, di connessione, di celebrazione. Cioè come se fossi portato a coltivare relazioni armoniose, piacevoli, a far fiorire amicizie, legami familiari. Cioè c'è una spinta molto positiva verso la leggerezza, l'allegria e il piacere della vita. Sì, vedo apertura, gratitudine verso la vita, vedo in te un senso di comunità, la voglia di celebrare piccoli successi, è molto bello. Vediamo qual è la sfida, l'ostacolo. Il 4 di denari, paura di perdere, o la sicurezza o il controllo. Allora, ostacolo di questo mese, sfida principale è che è come se potessi tu sentirti trattenuto o trattenuta un po' possessiva, un po' legata, un po' attaccata, no? Un po' attaccato a quello che già conosci. Questa energia però limita la tua spontaneità che invece il 3 di coppe ti ha portato. Cioè c'è un certo conflitto tra il desiderio di gioia e l'esigenza di sicurezza materiale o emotiva. Cioè ci potrebbe essere un po' di tensione tra apertura e chiusura, tra voglia di condividerti, condividere, aprirti e la paura della vulnerabilità. Questa è la sfida di questo mese. Vediamo da dove viene. Le radici. Ah, ecco perché c'è il diavolo qua. Le radici parlano di legami karmici o dipendenze emotive. Potrebbero esserci stati dei legami tossici, delle attrazioni che hanno fatto male, oppure degli attaccamenti forti a degli schemi che limitano la libertà.
Ecco perché l'ostacolo è il 4 di denari, no? Una protezione difensiva tua, nata da esperienze passate. Quindi è come se tu potessi percepire in questo mese questa sorta di dinamica interiore, il desiderio di liberarti e allo stesso tempo potresti avere attrazione per ciò che brucia. Mi spiego, c'è questa dualità. Vediamo cosa è successo nel passato recente, così andiamo a capire sempre di più. Settembre c'è un cavaliere di coppe. Settembre ha portato qua dei messaggi emotivi, ha portato del romanticismo, ha portato degli stimoli affettivi. Potrebbero esserci state delle offerte d'amore oppure dei momenti di seduzione che ti hanno aperto il cuore, però forse non abbastanza concreti ancora oppure stabili. Quindi vedo dei flirt, vedo degli incontri significativi nel mese di settembre, delle promesse in vista di cambiamenti. Si delinea sempre di più il quadro. Vediamo i primi 15 giorni del mese cosa accade. Ah, abbiamo un po' di dolce tristezza, dolce malinconia, 5 di coppe. Potresti focalizzarti su ciò che manca, su ferite non ancora risolte, potresti rischiare lasciar, mm, di lasciare che queste emozioni ti rendano vittima. Ok? Quindi ci potrebbero essere delle situazioni dove magari senti che attaccamento a qualcuno o qualcosa, a promesse che si sono dette a settembre, qualcosa, delle cose che non vanno a buon fine, potresti attaccarti un po' al rimpianto, al rimorso, cioè potresti fare in modo che l'emozione, che dolce tristezza, dolce malinconia, questa carta prende il sopravvento rendendoti vittima. Ma cosa ti insegna il 5 di coppe? Che ci sono le coppie piene dietro di te. Non focalizzarti su ciò che manca, ma piuttosto arriva l'emozione della dolce tristezza, dolce malinconia. Fammi la pratica del rituale erotico che ti ho messo sulla playlist yoga sciamanico. Quella che accende Kundalini con la respirazione facendoti ampliare lo stato di coscienza e autopotenziandoti con questa energia qui. O una promessa mancata potrebbe essere, o semplicemente ti focalizzi su delle situazioni un po'... ti focalizzi sull'idea della vittima dell'emozione, non del mago che accoglie l'emozione. Ecco, la lezione è trasformare il dolore in consapevolezza e non lasciarti intrappolare dai rimpianti per una situazione che può accadere, oppure semplicemente una situazione emotiva tua, anche se va tutto bene, è una situazione emotiva, come se ci fosse l'urgenza che tu viva questa emozione affinché tu possa trascendere ancora di più e autopotenziarti con l'emozione. Ok? Quindi i primi 15 giorni del mese questo. Vediamo dal 15 in poi. Wow, torni forte come una belva. Cavaliere di bastoni porta dinamismo, iniziativa, coraggio, cioè qua è come se tu riacquisti slancio, prendi decisioni importanti, potresti iniziare dei nuovi progetti, vivere degli incontri appassionati, oppure semplicemente riscattarti emotivamente a livello di forza e energia, perché qua vedo tanta energia, movimento, passione, audacia, o qualcuno che torna pentito, o una situazione in cui riprendi vigore, siamo a migliaia, quindi è come se tu ti liberassi da certi attaccamenti. Poi lo vediamo più nel dettaglio, eh? Vediamo qual è il tuo approccio. Boom, cavaliere di spade. Mente acuta, voglia di azione rapida, determinazione, sei determinata, determinato. Io qua ti vedo che sarai diretta o diretto, anche impulsivo. A volte sarai anche conflittuale laddove necessita. Io vedo che vuoi chiarezza, anche velocità nelle scelte. Cioè non ami indugiare qua. Io ti vedo che hai una mente lucida, strategica e pronta ad affrontare le sfide. Sei molto potente, molto corazzata, corazzato, eh? Vediamo quali sono le influenze esterne. Ah, c'è amore qua, c'è il 2 di coppe qua. Allora, l'amore lo vediamo dopo, ma intanto dall'assesa generale si inizia a evidenziare che intorno a te c'è armonia e c'è possibilità di legami affettivi equilibrati. Quindi queste sensazioni possono essere che ti arriva qualcosa e ti arriva qualcosa prima di affrontare questa bellezza, ok? Per superarla. Io qua vedo amicizie sincere, vedo nuove connessioni e anche dei potenziali partner che mostrano interesse e affinità con te.
Quindi le relazioni esterne ti portano supporto, collaborazione e un'intesa emotiva. Va bene? Ok. Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. Ah, Regina di Coppe. Allora, io lo so che tu vuoi una profondità emotiva, tu vuoi comprensione, tu vuoi nutrimento affettivo. Sai che cosa temi? Di essere ferita, di essere ferito. Ecco perché arriva questa cosa. Temi di non essere compreso o compresa, temi di essere respinta o respinto. Quindi è come se tu vuoi l'amore vero, ma temi anche la vulnerabilità. Però l'amore vero è vulnerabilità. Cioè tu, nella prima parte del mese, affrontando questa sensazione qui, tu ti rendi più forte. Sì. Vediamo come si conclude. Un po' di stress, c'è 9 di spade. Allora, la fine del mese ti porta un po' di ansie per qualcosa, un po' di preoccupazioni mentali, Solo mentali sono. Cioè potresti avere un po' di stress, la paura di perdite o di rimpianti. Guarda, lo spirito di questa carta è un invito a guardare la tua mente e, e vedere che quello che dice la tua mente sono manipolazioni che vuole farti affinché tu non prenda il potere di questa emozione qui. Questo è. Quindi tutto il mese è un calderone di un'emozione in particolare, dolce tristezza, dolce malinconia, dove tu hai già il supporto esterno, hai mente chiara e lucida, è come se fosse uno scontro attivo con la mente, dove tu la vinci però, contro paure, situazioni subconsce, qua situazioni karmiche di attaccamenti. Cioè è un invito a trasformare l'inquietudine in azione consapevole, ricordando qua il cavaliere di bastoni. Mi spiego? Sì. Guarda, a livello lavorativo ed economico, in questo mese io vedo che c'è la sfida tra desiderio di crescita, di espansione e paura dei rischi. Però allo stesso tempo vedo che ci sono delle possibili iniziative per te che richiedono il tuo coraggio. E hai anche, sempre nell'ambito lavorativo ed economico, delle influenze esterne favorevoli. Ci sono collaborazioni, progetti comuni. Non aver paura, ok? A livello spirituale questa stessa mi sta dicendo che le radici karmiche parlano qua di una lezione spirituale importante, che è quella di imparare a non rimanere intrappolati in legami distruttivi e farsi il viaggio ctonio sotterraneo con le emozioni legate a questi legami e diventare potente. La mente ti farà arrivare dei dragoni qua, ma tu con la consapevolezza di fare il viaggio con l'emozione spacchi la diga della mente e vinci i draghi. Quindi la prima metà del mese è indicata per la purificazione emotiva da questi legami grazie al viaggio con le emozioni. Basta che fai il rituale erotico, quello che ho pubblicato nella sezione yoga sciamanico. Molte di voi state facendo i 21 giorni, è perfetto, ok. A livello di salute e di psiche, qua mi sta dicendo che le ansie e le preoccupazioni finali qua potrebbero influire un po' sul tuo sonno. Basta che fai le pratiche yoga sciamanico, meditazioni, guarda, e tutto si rimette a posto. Tanto lo sapete già, lo dico per le nuove ragazze, ok ragazzi? Guarda, a livello familiare, invece, situazioni familiari, qua vedo 3 di coppe e 2 di coppe, ci sono dei legami positivi in famiglia che ti sostengono. Poi vedo soprattutto celebrazioni e momenti di unione a livello familiare. L'unica cosa, il 4 di denari, che può portare un po' di rigidità o delle tensioni su dei confini e le regole a livello familiare. Invece nelle amicizie, nelle relazioni, ci sono connessioni favorevoli, 2 di coppe. Ci sono delle amicizie sincere che ti supportano, hai supporto esterno. L'amore lo vediamo dopo, ti ribadisco, ma c'è qua, vedo un'attrazione intensa ma sfidante. Il diavolo e il cavaliere di bastoni e il cavaliere di coppe. Sì.
Nell'ambito economico io qua vedo che c'è una prudenza necessaria col 4 di denari, però ci sono delle opportunità di iniziative o anche nuove entrate nella seconda parte del mese, vedo. Sì. Guarda, quello che ti posso dire da questa stesa è che vedo è un mese di contrasto e movimento, cioè parte con gioia, con socialità, però la paura di perdere la sicurezza e i legami passati creano delle tensioni interne. Quindi la prima metà di ottobre qua ci sono dei messaggi emotivi o da parte di qualcuno o sei tu che ti confronti con questa emozione qui, rimpianti, un po' di dolori, qualcuno che è pentito, magari è stato trattenuta questa persona, offre molto amore, tu hai paura di mostrarti vulnerabile per non soffrire, magari che cosa faccio adesso? Quindi la seconda parte del mese invece è molto dinamica, passionale, coraggiosa, il tuo approccio è rapido e determinato, le influenze sono armoniose, però c'è quest'ansia emotiva e mentale. Cioè, questo mese per te è un cammino tra desiderio, sfida e rinascita. Si muove qua tra piacere, tra rimpianti, coraggio e c'hai assolutamente la possibilità di rinnovare le passioni e i legami. È un mese di trasformazione molto bello, dove il tuo cuore impara a distinguere tra ciò che nutre e ciò che invece trattiene. Sì. Poi abbiamo i transiti qua. Aspetta, mi riprendo l'agenda. La cosa che, la cosa che emerge forte qua in base ai transiti, perché abbiamo Marte e Mercurio in Scorpione, no? Qua ti farà andare a fondo delle questioni, cioè ti farà scavare sotto la superficie di quello che si vede e affronterai dei temi delicati qua e li affronterai senza paura. Senza paura di far emergere anche la tua vulnerabilità, va bene? Quindi è la mente che ti dice no, non fare quello, non fare quest'altro. E questo vedo che Marte e Mercurio insieme rafforzeranno tutti i legami e qua me lo confermano che ci stai proprio nel flusso, va bene? E poi Plutone in Acquario che torna diretto, è come se come se la tua mente volesse fermare il tuo ciclo di trasformazione e di autenticità. Il punto è, quello che emerge di più in questa stesa, l'autenticità per te rispecchia nella paura di mostrarsi vulnerabile. Fallo, fallo, datti alla tua emozione. Fai il viaggio octonio sotterraneo con l'emozione e la relazione con le altre persone sarà autentica. Va bene? Fammi mettere un'altra carta sul 9 di spade. Vedi che ti ho detto? Fallo. Io vedo che qua ci sarà proprio la tua volontà ad aprirti totalmente. Il tre di bastoni mi parla di nuovi orizzonti, dell'entusiasmo che stanno per arrivare buone nuove. Quindi supererai a fine mese una piccola battaglia con la mente. Ti invito a guardare il video Il segreto sciamanico, dove parlo proprio della mente e di che cos'è e si aprono nuovi orizzonti. Qua ti vedo speranzosa, qua c'è un cagnolino, no? Con la fedeltà a ciò che senti. Luna, stelle, ti guidano, sei guidata dall'alto, guidato dall'alto, va bene? Sì. Fammi mettere un'altra specifica su quel 5 di coppe. Sì, l'eremita, guardati dentro e risolvi tutto. La prima parte del mese è orientata soprattutto a un viaggio interiore, volto a trovare la luce dentro di te al di là del chiacchiericcio esterno, del chiacchiericcio della mente. Vedo una fase introspettiva i primi 15 giorni del mese e vieni sostenuta o sostenuto da una bellissima energia di condivisione, cioè la condivisione non esclude la solitudine, la beata solitudine, mi spiego, sei sorretta da questo e ti potrai confrontare con le dinamiche di dolce tristezza, dolce malinconia,
Però poi l'eremita guarda di qua a destra in questo caso, in questo mazzo, cioè ti metti alle spalle questa sensazione di vittimismo legata all'emozione e l'emozione stessa che potenziandoti ti dà il potere di trovare la luce interiore, la saggezza, per andare poi nella seconda parte del mese ad affrontare qualsiasi situazione con molta più leggerezza di prima. E quando la mente ti farà un trabocchetto facendoti venire delle ansie, tu me la superi guardando avanti con fiducia e coraggio. Ok? Wow, ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso tu stai riprendendo? Sì, detto questo, passiamo all'amore. Vediamo. Metteremo 5 carte per iniziare. Allora, cosa desidera il tuo cuore in questo mese? Qual è la chiamata amorosa interiore? Cosa blocca in amore? Quali sono le possibili paure, ombre, ostacoli o ferite? Qual è il tuo alleato invisibile? Qual è il dono interiore che ti sostiene nelle relazioni d'amore? Vediamo quali sono gli incontri o comunque sia cosa nasce in ottobre, incontri o rinnovamenti, guarigioni affettive. E poi dove porta la danza dell'amore? Cioè cosa succede? L'esito finale è l'amore per te. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa desidera profondamente il tuo cuore? Andiamo a vedere in questo mese di ottobre o cosa desidererà. La forza, qua ci sei tu. Allora, cosa desidera il tuo cuore? Coraggio, passione, vitalità nel cuore. Questo è proprio il tuo archetipo, cioè qua hai un cuore fiero, un cuore audace, hai la capacità di allearti alle tue emozioni senza reprimerle, di vivere l'amore con intensità e anche con gentilezza. Questo per te in questo mese hai un desiderio di un amore potente, che ti faccia sentire vivo, viva, ma che sappia anche rispettare il tuo spazio. Questa carta a livello spirituale ti chiama a incarnare la tua forza interiore e a trasformarla in eros e magnetismo, soprattutto nella prima parte del mese. Tanto lo sai che alleandoti eroticamente con le tue emozioni, con le tue paure, sviluppi questo. Vediamo cosa blocca in amore. Il 6 di bastoni, orgoglio, un po' di orgoglio. Orgoglio oppure aspettative alte, oppure blocca la paura di fallire o di essere delusi. Cioè tu mi dice questa carta che hai vissuto dei momenti eh, dove tu desidererai essere ammirata o ammirato e riconosciuto, però c'è anche la paura di affrontare le paure antiche. Per questo riconoscimento, per questo essere amato e riconosciuto, paura di affrontare paure antiche. E ce lo dicevano qui. Quindi l'ostacolo è la necessità di sentirsi sempre al top, che potrebbe rallentare la spontaneità dell'amore. Mi spiego, è come se avessi necessità di sentirti al top, sempre al top, però questo, ricordiamo la regia di coppia qua nella speranza e nelle paure, paura di mostrarsi vulnerabile. E quindi l'ostacolo è stare sempre al top, però, voglio dire, la vita è una danza tra le emozioni, no? Andiamo a vedere qual è la tua forza invisibile. Vediamo qual è la forza, il tuo alleato. Il diavolo. Cioè il diavolo nell'amore l'abbiamo come alleato e qua l'abbiamo come radici del subconscio. Paradossalmente i tuoi demoni sono i tuoi più potenti alleati. La sequenza fluida yoga sciamanico sul rituale erotico è questa. Questo è un dono potente e profondo. Tu sai qual è l'alleato, la tua forza interiore alleata? La consapevolezza delle ombre e dei tuoi desideri più profondi. Cioè questa non è una prigione in questa posizione, è proprio l'energia erotica, l'energia magnetica che sostiene la tua attrazione e autenticità. Significa che puoi usare tutte le tue pulsioni, le tue passioni in modo creativo senza esserne dominato.
Questa è la chiave per trasformare il desiderio in amore consapevole, cioè la tua forza oscura diventa luce, è proprio la trasmutazione che facciamo in quella sequenza fluida in rituale erotico, quando ci alleiamo ai nostri demoni per potenziarci. I tuoi demoni sono le tue più grandi paure, ok? Le tue paure sono i tuoi più potenti alleati. La fede nelle tue paure, in questa sensazione di dolce tristezza, dolce malinconia, paura della vulnerabilità, in ogni cosa in questo mondo duale c'è l'altra faccia della medaglia. E qua è come se i tuoi demoni sono i tuoi più potenti alleati, le tue paure sono le tue più potenti alleate, la tua forza oscura, l'anima nera, che è la Kundalini, che finché non la illumini è scura, che rappresenta il rimosso, le tue doti, le tue capacità, talenti che si trovano nell'anima nera, tu grazie alle pratiche le metti in luce e ti potenzi, una bomba. Vediamo cosa succede a ottobre a livello relazionale, un incontro, qualcosa o qualcuno, vediamo un po'. Cioè, non poteva che essere la torre, con questa potenza qui, non poteva che essere la torre. C'è un cambiamento radicale in amore, è un cambiamento anche improvviso, anche liberatorio. E cosa indica in amore questa carta? Sia che tu abbia una persona o meno, Allora, ci saranno può essere o degli incontri che scuotono il cuore, delle situazioni che rompono vecchi schemi, anche delle relazioni che non hanno più senso e vengono trasformate. Questa carta rappresenta anche un rinnovamento affettivo, cioè qualcosa deve crollare per fare spazio a un amore autentico. Potrebbe anche trattarsi di un incontro improvviso, anche colpo di fulmine, che cambia totalmente il tuo modo di vivere le relazioni. Oppure si tratta di un evento che fa cadere le illusioni su una storia attuale. Cioè, l'autore qua parla di un amore che arriva travolgente, senza preavviso. E non è un evento negativo qua, è liberatorio, cioè crollano delle strutture obsolete, dei vecchi schemi karmici, ricordiamo qui, e crollano delle dipendenze emotive. Quindi potresti sentire inizialmente sconvolgimento, te lo dico, ma subito dopo percepire chiarezza, eccitazione e possibilità di ricostruire l'amore su basi nuove e vere, o con la stessa persona o con un'altra. Mi spiego? Sì, e dove porta tutto questo? Fammi vedere. Pieno godimento, autonomia emotiva, 9 di coppe, guarda un po'. Soddisfazione profonda, gioia emotiva, appagamento. Cioè, l'esito dell'amore in questo mese per te ti porterà a vivere un amore pieno, che realizza desideri autentici, non superficialità. Quindi c'è gratitudine per te in questo mese a livello amoroso, appagamento, senso di completezza, armonia tra eros, cuore e consapevolezza. Cioè tu desideri coraggio e passione e forza, anche una persona coraggiosa come te, ok? I blocchi qua sono legati all'orgoglio, al bisogno di riconoscimento. Però il tuo alleato è il desiderio consapevole e magnetico che ti porterà a fare una trasformazione radicale in amore. Qua ci sono rotture di vecchi schemi che prepara il cuore a incontrare il vero amore. L'esito finale è una piena gioia, soddisfazione e realizzazione emotiva, o da sola o con qualcuno. Il 9 di coppia è una realizzazione emotiva da sola prima di tutto. Perché qua molti di voi rompono delle idee, dei luoghi comuni sul senso delle relazioni e come avete vissuto l'amore fino a questo momento. Legami karmici, ok? Voi una persona che faccia azioni coraggiose, eccetera, no? E se l'altra persona è orgogliosa, è l'orgoglio l'ostacolo, ma l'altra persona sei tu. E quindi che succede? Che tu sei consapevole che l'altra persona sei tu, il diavolo come tuo alleato, le tue ombre sono i tuoi più potenti alleati. Che succede? Qua distruggi tutto. Tutto il vecchio modo di amare distruggi, godendo di una felicità, un appagamento pieno. Sì. Ora, siccome qua c'è una rottura di schemi totale, sul punto degli incontri, vediamo
l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Ok. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese per il Leone, ottobre 2025? Due di spade, infatti, asso di coppe, chiarissimo, re di bastoni. Una persona con due barberelli così. Allora, ti dico esattamente. Questa persona inizialmente sente attrazione verso di te, ma anche cautela. Forse teme di ferire o di esporsi troppo col due di spade, no? Oppure non vuole ripetere schemi del passato. Cioè, questa persona ti percepisce a te come stimolante e potente, ma c'è anche il bisogno di tempo per armonizzare mente e cuore. Cioè, come se stesse misurando la profondità dei suoi sentimenti prima di lanciarsi completamente. E qua vediamo il legame col due di coppe che ce lo conferma anche nella stesa generale. Cioè, nei tuoi confronti questa persona prova attrazione sincera, desiderio di connessione profonda e armonia emotiva. Quindi c'è assolutamente la possibilità di un incontro autentico, di empatia reciproca e di riconoscimento dell'altro come pari. Non è squilibrato, quindi l'energia è dolce, romantica, equilibrata, assolutamente pronta a creare una sorta di ponte tra due cuori, il suo e il tuo. Questa è una persona passionale, magnetica, leadership, azione concreta. Cioè nei tuoi confronti questa persona è forte, decisa e sicura di sé. Cioè vuole mostrarsi potente, però in modo stimolante e rispettoso, è pronto anche a manifestare i suoi sentimenti con coraggio, proprio come il tuo cuore sta chiamando. È una presenza attiva questa persona, dinamica, sa attrarre, sa coinvolgere, sa entusiasmare, cioè porta proprio un'energia ardente che ti stimola senza soffocarti. Ci può essere un po' di orgoglio in mezzo, tu da parte di questa persona, qua vedo tanto fuoco, può essere un segno di fuoco, ma al di là del segno di fuoco vedo questa energia dove siete perfettamente compatibili e allo stesso tempo può esserci anche il lato, no, in ombra di questo. Orgoglio, aspettative troppo alte. Fatto sta che vedo questa persona che combina questi aspetti, riflessione e discernimento, connessione emotiva, apertura verso il legame, azione, sicurezza e passione. Cioè, questa è una persona che comunque rispetta il tuo spazio, sente attrazione autentica nei tuoi confronti e allo stesso tempo ti porta calore, forza. E questo è perfetto per te che cerchi intensità e anche verità. Ok? Andiamo a vedere con i miei potenti oracoli, lui lei, cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove trovate i miei oracoli sotto l'info box in descrizione. Sono uno stupido. Per molti di voi c'è una persona che chiede scusa, te l'avevo detto anche qui, sono uno stupido anche per orgoglio, qualcosa che ha sbagliato, quindi pondera, no? Per molti di voi è una persona che ha riflettuto sui propri comportamenti. Amami quando lo merito meno perché sarà quando ne avrò più bisogno. Questa persona sente o sentirà nel mese di ottobre che ha avuto dei comportamenti che hanno potuto ferire e ti chiede anche di amarla quando lo merita meno. Cioè è come se questa persona sa che tu puoi farlo e sa che è anche giusto farlo. Poi per ognuno di voi è diverso, eh? Però fondamentalmente queste carte mi stanno dicendo di una persona che sa di aver potuto avere dei comportamenti sbagliati nei tuoi confronti o può averli in questo mese, tant'è che abbiamo la torre, situazioni sbagliate, situazioni che crollano, tant'è che poi la persona si propone di avere una nuova opportunità con te con tanto di spessore, oppure crolla una vecchia situazione che non regge più e quindi tu sei indecisa visto che entra questa nuova persona, che cosa faccio, no? Ok, fatto sta che la rottura di schemi c'è in questo mese. Ok. Cos'altro? E qua parliamo di una separazione. Allora ti dico questo.
Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qua mi parla chiaramente di una frattura che avviene o che è già avvenuta tra di voi, di cui si elaborano gli strascichi in questo mese, oppure con una persona succede questo in questo mese, una frattura. Cosa succede dopo? Il risveglio dell'amore, o con la stessa o con una persona nuova. Per molti di voi è la stessa persona con la quale c'è avuta questa rottura, infatti vedo che non sai cosa fare, c'è una sensazione di rimpianto, rifletti sulle vecchie situazioni passate e poi c'è un'apertura al nuovo. Molti di voi è una persona nuova o comunque vi aprite al nuovo con una nuova consapevolezza piena di vigore e di autenticità, godendo dell'amore di voi stesse ritrovato. E questo attira a voi questa nuova opportunità che è una persona come la vuoi tu. Ok? Quindi, allora, chi è single? Io vedo che c'è molto magnetismo. Allora, chi è single vedo che c'è assolutamente questa opportunità nuova, c'è una persona con molto magnetismo, che vuole creare subito un legame diretto con te, un legame sincero, un legame stimolante. Infatti le carte chiave sono il 2 di coppe e di bastoni, che c'è un'immediata connessione e attrazione. Va bene? Chi ha già una persona nel cuore, io vedo che c'è un'attrazione conflittuale e una maggiore cautela, 2 di spade. Cioè come si comporta con te? Questa persona sente il richiamo di te, tuo, però deve fare chiarezza prima dentro di sé, prima di lasciare la situazione precedente. Cioè l'attrazione c'è, ma non è libera e richiede delle scelte e onestà. Chi è in coppia qua, l'energia del re di bastoni indica stabilità e azione, però il 2 di spade qua segnala dei conflitti interiori o delle decisioni da prendere. Quindi come si comporterà questa persona nei tuoi confronti? Se sei già in coppia, c'è un possibile incontro di sfida o di stimolo. Vedo energia magnetica qua che ti spinge a far emergere il desiderio e la passione. Quindi io qua vedo degli incontri che possono essere molto intensi, ma richiedono coscienza e responsabilità emotiva. E vedo che ne esci proprio piena con godimento. In qualsiasi modo io te ne esci proprio bene, vedo. Quindi, in sintesi, la persona che arriva verso di te nel mese di ottobre è potente, è magnetica, emotivamente sincera e può portare della intensità e una connessione molto profonda. Se sei singolo sarà un incontro libero, stimolante. Se hai già qualcuno nel cuore ci sarà un lavoro di chiarezza e di discernimento prima. Se sei già in coppia, l'incontro potrebbe attivare delle passioni e riflessioni karmiche che portano la relazione a ridimensionarsi su altre frequenze di una maggiore autonomia emotiva. Ok? Sì. Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, vediamo come canalizzare il tutto con col potente drago immaginale. Vediamo il rituale della buona riuscita per te com'è, qual è, e cosa ci dicono le carte del drago immaginale. Il tempo. C'è un po' di impazienza qui. Leggo questa carta. Il tempo lo sai che non esiste il tempo lineare, no? I tempi dell'anima non hanno niente a che vedere con i tempi mentali. Vediamo un po' che ci dice. Allora, questa carta ti aiuta a canalizzare l'energia della tua missione in questo mese a essere splendente. Risolvere questo e andare incontro a questo emotivamente. Ok. 2. Allora, incessantemente l'anima ti richiama a sciogliere le tue resistenze all'amore, le tue paure, i tuoi attaccamenti e a ritrovare la condizione del 2 in 1, in cui sei distinto, sì, ma non separato dal divino e dalla sua manifestazione, il tutto e il nulla. Ritornare all'unità, ritornare all'amore, ritornare a casa, questo è il viaggio. Il tempo è dato dalla tua resistenza al viaggio.
Quanto tempo impieghi a dare una risposta affermativa alla chiamata che la vita ti fa? Questo è tutto il tempo che ti ci vuole per sciogliere i tuoi attaccamenti, per superare le paure, per vincere i tuoi condizionamenti, per essere libero. Ma il tempo non esiste. Come diceva il grande poeta Borges, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Quando diciamo ma quanto tempo ci vuole? La domanda è un'altra. Quanto impiego io a sciogliere paure, resistenze e attaccamenti all'amore e alla vita? Allora può passare un giorno, può passare un minuto, può passare un secondo, può passare un anno, possono passare 10 anni, possono passare 40 anni. Ma il tempo è dato dalla resistenza che metti ai tuoi attaccamenti, alle paure. Il tempo è un'impressione mentale, infatti, è tutto il tempo che impiega la mente per rendersi conto della condizione di non separazione in cui tutto esiste fin dall'origine. Il responso del drago. In presenza di questa carta devi cercare di agire. Se stai nella mente non agisci, vedi come ti risponde subito il 9 di spade. Durante le tue giornate assumi un atteggiamento più attivo possibile. Se la domanda è lo faccio o non lo faccio, la risposta del drago immaginale è fallo. Se la domanda è faccio questo o faccio quello, la risposta è non puoi sbagliare. Solo l'inazione, il non fare sarebbe sbagliato adesso. Esci dall'impasse in cui ti trovi agendo. Quindi, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni con il mantra Shrim Paramesvari Svaha, state a posto. Continuate a fare quella perché il suono del mantra attiva le memorie cellulari e ti fanno fare cose che la tua mente non avrebbe mai fatto, sarebbe stata nell'impasse. Adesso ti do il rituale della buona riuscita da portare avanti indipendentemente dai 21 giorni. Ok. Allora, quando nasce in te in questo mese l'immagine di ciò che devi fare, non devi entrare nella mente. Conta da 10 a 0, svuotando la mente, poi agisci. Lo spirito che ti aiuta è quello della nobile gazzella. Eccola. Senti il suo sangue scorrere nelle tue vene mentre fai 10 respiri. Quando un'idea nasce in noi, abbiamo pochissimo tempo prima che la mente se ne impossessi e la degradi con paure, dubbi, giudizi, tipo voglio fare una cosa. Mi piace, è entusiasmante. Dopo un secondo, falla subito. Dopo un secondo, altrimenti la mente te la distrugge con le paure. Quindi il modus operandi per te in questo mese è fallo, fallo, fallo. Ok. Per esempio qua dice, no, se devi scrivere un libro, metti le mani sulla tastiera, conta da 10 a 0 e poi inizia. Scrivi, le parole usciranno, il libro uscirà. Se devi cucinare per 20 persone e non l'hai mai fatto prima, può succedere che la tua mente veda questo compito così difficile da spingerti ad alzare il telefono e chiamare il ristorante. Conta da 10 a 0 e allo 0 svuota la mente, muovi il corpo. Perché? Muovere il corpo, entrare nell'azione è quello che devi fare in presenza di questa carta. E forse dovrei farlo per un po', per giorni, settimane, mesi, fino al compimento finale dell'obiettivo per il quale hai interrogato la carta del drago immaginale. Cioè, noi l'abbiamo interrogata su come fare questo mese per canalizzare tutta l'energia per renderti, per avere il successo che meriti. Fai, tutto il mese. Ok? Ragazze mie, ragazzi, siete vincenti. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.